a tutti ragazzi, sono Roby Rocks, benvenuti nel mio studio, benvenuti nel mio canale. Oggi voglio costruire insieme a voi, per così dire, una pedaliera pensata per musica rock anni 80, naturalmente per chitarra. Questa praticamente è solamente un video in cui vi faccio vedere qual è la mia personale scelta di pedalini, però naturalmente ci sono mille altre alternative, mille altre varianti. Spero che questo video vi sia più che altro come spunto per magari realizzare la vostra. Sappiamo come gli anni 80 siano stati un punto nevralgico nella storia del rock. Sicuramente ogni decade ha avuto le loro caratteristiche, ma gli anni 80 sono stati quegli anni in cui si sviluppò per esempio la musica elettronica, dove praticamente nacque i primi effetti digitali, i primi processori digitali, ma soprattutto gli anni in cui si svilupparono dei collegamenti, diciamo così, dei routing particolari, diversi dal solito. Quindi negli anni 80 si parla di send and return, si parla di metodo 4 cavi, si parla di effetti messi prima, messi dopo il preamp o addirittura il finale, si parla di wet, dry, wet, di triamping, di stereofonia soprattutto, quindi tutti termini che naturalmente non sono stati inventati negli anni 80, ma erano tutti termini che casomai venivano utilizzati più dai fonici, più casomai dai tastieristi, che non dal chitarrista, che fino ad allora era praticamente abituato a collegare la propria chitarra attraverso i pedalini in input all'amplificatore e morta lì. Quindi gli anni 80 sono quegli anni di sviluppo, di ricerca, e parere mio personale, gusto mio personale, sono gli anni più belli. A me sono quelli in cui sento le chitarre che mi piacciono di più, è il rock che mi dà più soddisfazione. Non che non mi piace il resto, ma gli anni 80 per me hanno un sapore molto speciale. Dunque andremo a costruire insieme questa pedaliera, andrò a ridurre al minimo, all'osso, gli effetti che utilizzerò, perché sappiamo poi che noi chitarristi non ne abbiamo mai abbastanza, no? Aggiungiamo, quindi vediamo proprio il minimo sindacale, cercando ovviamente di restare in tema, cercando naturalmente di rimanere nel contesto anni 80. Quindi eccoci qui, il protagonista, ovvero il cuore del nostro suono, in questo caso è il MXR Rockman X100, un pedalino che si aggira intorno ai 270 euro circa. L'ho già recensito qui sul mio canale, ci ho fatto anche una live streaming molto approfondita proprio su questo pedale, quindi non voglio dilungarmi oltre. Diciamo che questa pedaliera di oggi ha una particolarità, e la particolarità è data proprio da questo Rockman X100. Il Rockman X100 sostanzialmente era originariamente un preamplificatore per cuffie in cui veniva simulato l'amp e il cab, quindi sostanzialmente non c'era bisogno di avere un amplificatore e un cabinet vero, veniva tutto simulato in maniera completamente analogica, quindi niente latenze, niente digitale, tutto completamente analogico. Veniva praticamente simulato tutto per avere, per così dire, un amplificatore tascabile. Ok, eravamo negli anni 80, neanche farlo apposta. Al tempo fu una rivoluzione. Oggi può sembrare una cosa banale, una cosa scontata, ma vi assicuro che in quegli anni là non lo era di certo. E dunque questo Rockman X100, replicato tutto completamente analogico dalla MXR, riproduce proprio quel suono lì. Dunque abbiamo il classico clean, in realtà ne abbiamo due, abbiamo un overdrive, ops, pick up al ponte, meglio. E poi una distorsione proprio incazzata.
In realtà la distorsione è uguale sia di uno e dall'altro canale, cambia solo la quantità di gain. Due controlli molto semplici, però questa non è una recensione di questo pedale, ok? Vi rimando nel video dedicato. Quindi questo pedale è un pedale che potremmo definire stand alone. Io qui sto uscendo con un cavo stereo, sto andando direttamente nella mia scheda audio, non c'è nessun amplificatore, qui è tutto spento ed è proprio il concetto, ed è proprio così che funzionava negli anni 80. Tra l'altro io qui ho anche altri moduli Rockman anche abbastanza costosi e il concetto è proprio quello, lasciare a casa l'amplificatore e suonare con questi rack qua, tutto completamente analogico, tutto completamente originale anni 80, però vedete che in questo caso qua MXR è riuscito a replicarlo molto bene e il suono, per chi lo conosce, è proprio quello. Diciamo che in realtà non ci metto nulla davanti, perché ovviamente verrebbe da chiedere ma metti un compressore, metti un boost. In realtà no, perché questo pedale è già stato pensato così. Al suo interno c'è già un circuito di compressione e il gain viene regolato con questa prima levetta, quindi mano a mano che vado ad alzare questa prima slide vado ad aumentare il guadagno in ingresso, mentre con questa seconda vado a regolare il volume di uscita. Quindi in realtà questo pedale non ha bisogno di booster, non ha bisogno di nulla messo davanti, anzi se ci mettessimo un booster prima in teoria faremmo anche peggio, perché andremo a mettere un booster prima del compressore che non può essere disattivato, il concetto è quello. Quindi in realtà non faremo altro che andare a comprimere ancora di più il nostro segnale, più che aumentare la distorsione, semplicemente andremo a schiacciarlo ancora di più. Quindi questo pedale nasce così e muore così, è un pedale che lavora per conto suo e il risultato potrebbe essere una roba di questo genere, tanto per fare un esempio. Ma per quale motivo ho utilizzato un cavo stereo? Perché questo pedale al suo interno possiede anche un chorus che può essere attivato ed è il famoso chorus Rockman che troviamo sia nei rack ma che trovavamo anche nell'originale X100. Non può essere regolato nella velocità, non può essere regolato nell'intensità, lo possiamo semplicemente accendere o spegnere, ma la particolarità di questo chorus è che era stereo e nuovamente, credetemi, negli anni 80 non era cosa da tutti poter permettersi un rig stereo, ed avere un affarino che ti creava una stereofonia era al tempo una cosa sensazionale e il risultato è questo. Quindi sicuramente riempie molto di più, è molto più wide il segnale, quindi molto più aperto. Naturalmente per apprezzare il pedale, per apprezzare questo video dovete ascoltare in stereo, ossia munitevi di un buon paio di cuffie o comunque di 2 paia di buoni monitor. Per piacere non ascoltate il video sul cellulare così, perché ovviamente non apprezzereste nulla di tutto quello che vi faccio sentire. Dunque integro questo pedale, non è un obbligo, ma con questo switch, il quale mi permetterà di andare a selezionare i 4 canali, quindi i 4 suoni, semplicemente premendo il pulsante. Purtroppo questo pedale è così, se voglio passare dal primo all'ultimo suono è rotativo, li devo passare tutti.
Questo chorus inoltre rende molto bene, proprio per la sua morbidezza, ma anche per il fatto di essere stereofonico, in suoni che hanno praticamente fatto la storia del rock, tipo questo. Oppure nel canale Clean 2 questo. Dunque, se vi piace questo tipo di chorus, che in realtà è veramente molto bello, potete benissimo concludere il discorso modulazioni con questo. Il problema qual è? Il problema è che questo chorus non può essere attivato o disattivato da pedale come qui, ma dobbiamo per forza andare ad accenderlo e spegnerlo con questo switch qui. Quindi magari in live, se abbiamo la necessità di accendere o spegnere il chorus, diventa abbastanza difficoltoso farlo col ditino. Ecco perché io, per esempio, preferisco usare un altro tipo di chorus. E sto parlando di questo, un altro grandissimo pedale chorus che ha fatto la storia. Questo è l'Arion Stereo Chorus, tra l'altro è proprio l'originale SCH1. È stata fatta anche un'altra versione più recente che si chiama SCHZ, ma è sensibilmente diverso. Ecco, questo naturalmente è un pedale vintage, non lo si può trovare nuovo, ma comunque nell'usato diciamo che non è neanche particolarmente costoso per essere un pedale che ha fatto la storia. Lo trovate intorno ai 130, 120, 130 euro, poi dipende in che condizioni è messo, se è con o senza la scatola, tutte quelle cose lì. Ecco, questo pedale è molto cheaper, molto economico per l'epoca perché è tutto de plastica. In realtà dentro il cuore è qualcosa di grandioso, è un chorus veramente spaziale. Ve lo faccio sentire quando lo attivo, sentite che roba. Abbassiamo la rate, aumentiamo la depth. Stupendo. La particolarità che è realmente stereo. E mi escono robe tipo così. Soprattutto nel distorto. Basta, perché sennò io starei qua fino a domani a suonare Steve Stevens, che è uno dei miei chitarristi preferiti. Quindi è un pedale che può avere sonorità più vicine al vibrato, perché se esageriamo con il rate diventa molto particolare, ma se dosato a dovere questo è spaziale, stupendo. Anche col pulito più pulito mi viene fuori la roba tipo...
Ci fate i Guns, ci fate Prince, ci fate praticamente tutto il panorama anni 80. Questo pedale, se lo trovate, prendetelo perché è qualcosa di spaziale. Come chorus, naturalmente, si fa sentire. Non ha un controllo mix, ha un controllo rate, depth e un controllo del tono, quindi chiaro scuro, ma è un pedale che si fa sentire, quindi sicuramente non passa inosservato. E arriviamo agli effetti di ritardo o di ambiente, come li volete chiamare, quindi delay e riverbero, che negli anni 80 ovviamente sono stati utilizzati forse in maniera anche esagerata, veramente in alcuni casi, e soprattutto per quanto riguarda il delay, in quegli anni qua ne sono usciti praticamente di tutti i colori. Se pensiamo che molto prima, negli anni 60, 50, 60 e giù di lì, si utilizzava praticamente i delay a nastro o magari i BBD, Bucket Brigade Device, che erano comunque limitati, negli anni 80 arrivano i delay digitali, dai MXR ai TC Electronic alla Roland, e qui si apre un mondo di sonorità ancora più ritardate, ancora più lunghe, ancora più vaste. Piccola interruzione, io vi invito a sostenere la mia attività abbonandovi al mio canale. Lo potete fare scegliendo uno dei vari livelli di abbonamento. In base al livello scelto avrete a disposizione vari vantaggi, come ad esempio contenuti esclusivi e l'accesso all'area di condivisione riservata. Per informazioni scrivete a abbonamenti@robyrocks.it. Grazie. E nella mia pedaliera anni 80 ho deciso di inserire esattamente questo. Ebbene sì, sto parlando di lui, se non altri di chi? Del TC2290 di TC Electronic. Questa nella fattispecie è il TC2290P, la versione a pedale, che ho già recensito qui su questo canale. Vi invito ad andare a vederla, così capite anche come funziona e le 1000 strabilianti cose che può fare questo pedale. Mentre se volete approfondire ancora di più l'utilizzo del TC2290, quindi proprio il modulo REC, che comunque le caratteristiche sono pressappoco le stesse, quindi quello che facciamo qua lo possiamo fare anche con il rack, vi invito ad andare a vedere quest'altro video abbastanza lunghetto, però ne vale la pena perché ho sviscerato qualsiasi cosa possibile e immaginabile del 2290. Ebbene, questa versione a pedale molto compatta, diciamo, ha le stesse caratteristiche sonore, anche se ovviamente manca di qualche ingresso, qualche uscita, soprattutto il loop, ma in questo caso non ci interessa. Siamo sempre in stereo. Torniamo a dire che in questo caso la stereofonia è creata dal Arion Stereo Chorus, che in questo caso vado a spegnere. Esco in stereo e vado nel TC2290. Da questo punto in poi, quindi dall'Ario in poi, sarà tutto stereo, perché sennò altrimenti farò collassare il segnale in mono. Ebbene, andiamo ad accenderlo, e questo praticamente è il mio preset, chiamiamolo così, base. Stupendo. Allora, questo pedale, come vedete, è strapieno di pulsanti, di robe. Ovviamente dovremmo stare qua un'ora a spiegare solamente come funziona sto pedale, vi rimando all'altro video. Praticamente possiamo spostare il delay, il segnale che da destra vada a sinistra, possiamo introdurre una modulazione aggiuntiva alle parti delay, possiamo creare un ducked delay, possiamo fare di tutto con questo pedale. Giusto per fare qualche esempio, vado per esempio a spostare il segnale ritardato, me lo sposto da una parte, quindi sentite, si trova a destra. Il mio segnale dry è al centro, mentre il delay è a destra. Posso fare il contrario, posso che il mio segnale dry si trovi a sinistra, mentre il delay sta al centro. Oppure la cosa interessante, che il segnale dry stia a sinistra e che il delay stia a destra. Quindi sentiamo proprio destra-sinistra.
Questo è molto interessante, veniva anche utilizzato molto, ma veniva usato anche l'autopan. Praticamente attivando la modulazione, quindi facendo questa cosa qui, sposto un po' il microfono, andavo poi a regolarmi il panning, magari me lo metto al 99 con una rate, va bene, di 0,45 Hz. Sentite come tutto diventa più si muove. Naturalmente adesso io ho impostato un pan del 99, del 100%, quindi passa completamente da destra a sinistra e si incrociano. Naturalmente potevo scegliere anche un panning minore, quindi invece del 99% me lo metto lì così sull'88-87%, in modo che il segnale resta comunque abbastanza centrato, e posso scegliere che questo movimento, questa fluttuazione, vada ad interessare solamente il delay, mentre la mia chitarra rimane sempre al centro. Naturalmente io ho messo un rate, quindi un'oscillazione molto lenta, perché mi piacciono i suoni un po' così, però naturalmente posso per esempio aumentare la velocità, ok, per renderlo un po' più evidente. Al delay e solo alla parte ritardata posso andare ad applicare anche una modulazione, eccola qua, sentite? Qui ho esagerato, abbassiamola, aumentiamo la rate, sentite che c'è questo calo che però abbinato al mio suono dry diventa qualcosa di pazzesco. Sembra quasi un chorus, ma un chorus non è solamente un vibrato applicato al ritardo. Aggiungendo anche il chorus, quello vero, con il distorto diventa qualcosa di sensazionale. Stupendo! E beh, dunque il nostro suono anni 80 potremmo dire che già così è a posto. Cosa vogliamo metterci di più? Beh, il riverbero non è obbligatorio, attenzione, non è obbligatorio, perché quando ci mettiamo un bel delay molto lungo, in realtà il delay, se regolato bene, praticamente già lui riempie molto. Tra l'altro dipende che come lo utilizziamo questo delay. Per esempio l'utilizzo che ne faccio io è usare due delay, uno
lungo ma con un volume basso, che lo tengo sempre acceso anche nelle ritmiche. Perché? Perché sono l'unico chitarrista della mia band, non abbiamo keyboards, quindi non abbiamo tastiere nella mia band, quindi praticamente mi serve fare un riempimento. L'altro delay invece che utilizzo spegnendo il precedente è un delay che ovviamente si fa sentire di più, magari con le ripetizioni un po' più brevi, e quello lo uso per l'assolo. Quindi se anche voi fate in questa maniera, se anche voi tenete sempre il delay acceso in qualsivoglia maniera, in realtà non c'è neanche realmente la necessità di un riverbero. Però comunque è giusto dire che anche il delay, anche il riverbero, scusate, come il delay, è stato un grande protagonista degli anni 80. Quindi diciamo che in realtà in questo caso qualsiasi pedale riverbero funziona bene. Siamo di fronte comunque a molta scelta, ogni marchio, ogni brand di pedali ha il proprio riverbero, di sicuro, dal più economico al più costoso. Io in questo caso ho scelto di usare questo. E sto parlando di lui, dello Strymon Blue Sky V2, uno dei più bei riverberi a pedale che io abbia mai utilizzato. Molto semplice, controlli molto elementari, ma un grandissimo suono. Quindi in questo caso spengo il chorus, spengo anche il delay, accendo il riverbero. Naturalmente andiamo a fare qualcosa che sia più vicino agli anni 80, quindi mettiamoci un riverbero di tipo hall, in questo caso c'è scritto room, ma vi basta aumentare il feedback, aumentiamo anche il mix. E come potete vedere anche lui ha la possibilità di aggiungerci una modulazione. Il bello proprio di questi effetti è che il chorus in questo caso c'è dappertutto. Questo che è naturalmente il chorus a pedale c'è qui integrato. Possiamo aggiungere una modulazione chorus al delay e anche il riverbero ha il suo chorus. Praticamente ragazzi il chorus è l'effetto degli anni 80. È una cosa, non è obbligatorio, ma praticamente il 90% della musica anni 80 in qualche maniera di qua o di là, nella ritmica o nel solo, il chorus c'è. In questo caso viene applicato addirittura alla parte riverberata per dare naturalmente un movimento più bello, quindi praticamente delle ripetizioni che non siano tutte identiche ma che siano un po' imprevedibili, più belle da sentire. Chiaro? Poi naturalmente possiamo fare tutte le regolazioni del caso, tipo abbassare un po' le basse, tirare sulle alte e via dicendo. Ora, per esempio, se ci vado a mettere il single coil al manico, mi attivo il chorus e mi attivo anche il delay, mi viene fuori una cosa del genere. Veramente stupendo. Facciamo una cosa, abbassiamo un po' il mix del delay, perché è veramente molto importante come volume. Abbassiamo anche il feedback, riduciamo un attimino il riverbero, chorus acceso, mettiamoci il distorto, mi viene fuori
praticamente, torno a dire, viva gli anni 80! E quindi ragazzi, questa è praticamente il mio concetto di pedaliera minimale, sicuramente non per il portafoglio, perché come abbiamo visto ci sono alcuni pezzi da 90, però naturalmente il mercato è così. Naturalmente ragazzi, ci sono 1000 altre alternative. Attenzione, non sto dicendo che per avere questo suono bisogna per forza avere questi pedali qua. Ricordiamoci che di fatto di riverberi molto buoni e ovviamente magari meno dispendiosi ce ne sono moltissimi, dai Boss o anche dal Hall of Fame, quello rosso, quello della TC Electronic. Anche come delay ce ne sono moltissimi, uno fra i tanti sempre Boss, il Boss DD7, che è di fatto un delay stereo, o magari di nuovo il TC Electronic Flashback, che è praticamente figlio del 2290. Come chorus stessa cosa ragazzi, l'importante è che sia di tipo stereo, quindi uno stereo vero, quindi non il CE2 che in realtà ha due uscite, il CE2 Wazacraft, da cui da una parte esce il segnale dry e dall'altra esce il segnale modulato. Quello non è un vero stereo, bisogna proprio cercare uno stereo chorus, ma ci sono per esempio anche quelli della MXR molto buoni. Ecco, diciamo che il cuore del suono lo fa indubbiamente il Rockman, però anche qui che tipo di suono è? Ragazzi, il distorto, quindi gli ultimi due canali di base, come disse il buon Tom Scholz, di base è un suono Marshall, quindi se praticamente utilizzate una JCM 800 o un pedalino che simula il classico suono British, il classico suono Marshall, opportunamente regolato, normalmente si usava abbastanza nasale, abbastanza medioso, ecco che vi viene fuori il suono del Rockman X100. Di base è un Marshall, quindi voglio dire, in realtà non c'è nulla di astrofisico, niente da impossibile di replicare anche con qualche altra strumentazione. Quello che ho voluto fare io qui in questo video è stato darvi praticamente uno spunto perché naturalmente voi possiate realizzare la vostra pedaliera. Ecco, ma una cosa importante e che è naturalmente indiscutibile su questo è, e ripeto per l'ultima volta, la stereofonia. È fondamentale, perché vedo molte persone che ad esempio utilizzano e acquistano il 2290 in mono o il Arion in mono. Per carità, è previsto anche questo utilizzo, ma diciamo che significa sfruttare meno della metà le potenzialità di questi pedali. Questi pedali praticamente la morte sua è lo stereo, quindi dovete naturalmente munirvi di un rig stereo. Ecco perché magari l'utilizzo di un pedale come il Rockman o qualsiasi altro pedale che simula amplificatori, potrebbe essere un Tone X, potrebbe essere un Stomp Station, potrebbe essere un Kemper Player o un Nano Cortex, non ha importanza, potrebbe essere digitale, potrebbe essere analogico o valvolare, ma in questo caso qua rende tutto più semplice. Altrimenti, se utilizziamo testate e casse vere, dovremo naturalmente munirci di un sistema stereofonico che magari la comincia a diventare un po' più complicato, soprattutto magari da trasportare, da portare in giro. Io qua praticamente con 4 pedali, 5 contando il foot switch, praticamente ho fatto tutto. L'unica pecca, torno a dire, che per cambiare suono devo fare tip tap continuamente. Da qui sarebbe stato molto bello che ci fosse stata la possibilità di selezionare uno o l'altro canale indipendentemente, ma d'altronde non si può voler tutto. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio per aver guardato questo video, spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere che cosa ne pensate e magari se usate gli stessi pedali o magari qualche altra alternativa che magari potrei anche prendere come spunto io da voi per realizzare qualche altro nuovo video. Anzi, se avete qualche idea, qualche proposta, non mancate di scriverla, perché io cerco naturalmente più idee possibili per accontentarvi e per fare video sempre nuovi
argomenti sempre più interessanti. Vi invito come al solito a lasciare un like, iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina e ovviamente fate un salto anche sul mio sito www.robirocks.it, dove trovate patch, preset, impulse response per i sistemi digitali, ma trovate anche molto materiale gratuito e anche i corsi sia gratuiti che masterclass che realizzo per le varie strumentazioni. Detto questo, io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!